Benvenuti, esploratori delle vicende del cuore e delle luci, bentornati nel vostro rifugio preferito, dove il chiacchiericcio diventa racconto e il racconto svela ciò che gli altri non hanno il coraggio di dire. Siete su Segreti Turchi. Stasera vi chiedo di preparare gli occhi e l'anima, perché stiamo per attraversare ponti di stelle tra due città che, per una notte, hanno trattenuto il respiro del mondo intero. Andremo a Riyadh, dove il tappeto rosso ha brillato come una promessa, e voleremo a Milano, dove la moda dettava regole e silenzi con la stessa fermezza. Parleremo di assenze che rimbombano più di 1000 presenze, di solitudini che non sono abbandono, e di un amore che ha imparato il linguaggio più difficile e più necessario, quello della fama globale. Prima però, accomodatevi. Se amate le nostre storie sussurrate a mezza voce e scosse da lampi di verità, iscrivetevi a Segreti Turchi, attivate la campanella per non perdere neanche un battito, lasciate un mi piace se vi incantano le nostre immersioni nelle anime delle stelle, e se desiderate sedervi in prima fila nel teatro delle rivelazioni, l'abbonamento è la vostra chiave d'accesso esclusiva. Questa notte è lunga, e i segreti non hanno sonno. Eppure, l'energia che ha cominciato a vibrare lungo il red carpet non parlava solo del bagliore dell'abito, dell'armonia del trucco o della perfezione del passo. La vera protagonista delle sussurrate congetture, il gigantesco non detto che camminava accanto alle fotografie, era il vuoto. Sinem Musa le è apparsa, bellissima, sola. Nessun braccio familiare intrecciato al suo, nessuna ombra maschile a comporre quel quadro che tutti si aspettavano di vedere, nessuno Zan Akbab al suo fianco a fare da contrappunto alle luci. Il mondo del pettegolezzo, vigile come un falco, si è scagliato su quel dettaglio con un vorace senso di urgenza. Perché Sinem era sola in una notte tanto cruciale? La domanda è rimbalzata di telefono in telefono, si è moltiplicata come scintille al vento, si è trasformata in una marea di notifiche che chiedevano risposte nel giro di pochi minuti. Sinem, consapevole del peso specifico che i riflettori del Golfo portano con sé, ha mantenuto una calma regale. Le sue parole sono state misurate come passi su un filo, i gesti precisi, gli occhi dritti nell'obiettivo come se la lente fosse un'alleata e non un giudice. Ha salutato la stampa con quella cortesia che non ha bisogno di ostentazioni, ha posato con l'assoluta sicurezza di chi sa che lo scatto migliore nasce dal silenzio, e non ha concesso nulla, assolutamente nulla, che potesse alimentare il fuoco dell'ipotesi facile. Nessun sorriso che scappasse via troppo in fretta, nessuna risata forzata a coprire il vuoto, soltanto classe e concentrazione, soltanto il focus sull'evento, come un laser che taglia il frastuono. E tuttavia il mormorio cresceva, si nutriva della sua singolarità come di un presagio. Era distanza fisica o messaggio cifrato? Un avvertimento velato? O, peggio, la prova visibile di una crepa in una coppia che il pubblico ha imparato ad amare? Il successo, quella sera, li aveva semplicemente spinti agli estremi di una mappa. Il calendario, tiranno implacabile nelle vite di chi vive di set, di contratti e di lunghi voli, esigeva obbedienza. Fermiamoci un attimo, amici di Segreti Turchi, e guardiamo in faccia questo meccanismo crudele, perché il pubblico fatica ancora ad accettare che una donna di successo possa brillare da sola su un palco internazionale senza che ciò implichi un tempesta sentimentale. È possibile che siamo ancora inchiodati all'idea che senza un uomo al fianco, in certe notti, una donna sia incompleta? Raccontateci cosa pensate nei commenti, perché qui il gossip sfiora corde più profonde di quanto sembri. E se vi piacciono queste letture che vanno oltre il sussurro e cercano il senso, sosteneteci diventando membri del canale, teniamo accesa insieme questa conversazione. Quasi nello stesso istante in cui le foto di Sinem a Riyadh sfioravano il punto di ebollizione sulle bacheche, una seconda corrente di immagini ha cominciato a scorrere, limpida, in un'altra direzione. A Milano, Ozan Akbaba si muoveva tra pietra e storia come se quelle strade lo stessero aspettando da sempre. La sua presenza alla Fashion Week non era un capriccio improvvisato, non una comparsa lampo, era un impegno di lavoro fissato mesi prima, quando ancora nessuno aveva voglia di immaginare drammi. Il suo calendario, stretto come un nodo, raccontava front row ai fashion show che decidono le tendenze globali,
Serate riservate dietro corde di velluto, incontri strategici con colossi dell'industria ai quali basta un nome per muovere il mercato. Una tabella così non permetteva deviazioni né voli disperati. La matematica, alla fine, imponeva quello che il buon senso aveva già sussurrato: non si può essere in due capitali distanti migliaia di chilometri nello stesso momento. Ma si sa, nel regno del chiacchiericcio la ragione non ha corso preferenziale. Eppure, tra le quinte delle loro vite, il filo non si è mai spezzato. Chi può parlare perché ha visto e ascoltato nel modo giusto racconta che mentre i fusi orari li tenevano lontani, i telefoni li ricuciono come un ponte luminoso. Videochiamate prima del tappeto rosso, scambio di messaggi per augurarsi forza e fortuna, e poi quel diluvio di parole tenere, senza bisogno di etichette, quando Sinem ha lasciato la passerella di luci per rientrare nel caldo della notte. Immaginatela, poco prima di affrontare i flash, con il viso rischiarato dallo schermo, un sorriso che spunta tra il brusio del backstage, immaginatelo, tra una sfilata e l'altra, rubare minuti al frastuono per dirle proprio quelle due frasi che bastano a far respirare un cuore stanco di aerei. Dimentichiamo spesso che lo scintillio che vediamo dall'esterno nasce da scelte difficili, da voli lunghi e senza compagnia, da stanze di hotel in cui il silenzio diventa un peso e una cura. Dopo la cerimonia, Sinem ha parlato brevemente. L'eleganza con cui ha intrecciato gratitudine e misura non ha mai vacillato. Ha detto che far parte di un evento internazionale di quel calibro è un privilegio che non si può tradurre in numeri, e ha ringraziato tutti per l'ondata di gentilezza ricevuta. Alla domanda su Ozan a Milano, ha lasciato che la risposta fosse in gran parte un sorriso. Un sorriso pulito, che non fuggiva da nulla, un sorriso caldo, che non conosceva scuse. Quella curva lieve e poche parole morbide hanno ammorbidito la narrazione urlata, come se qualcuno avesse abbassato il volume del mondo di colpo. Nella loro cerchia, ci dicono, non c'era spazio per drammi da rotocalco né ragioni per orgogli feriti. La sola distanza percepita è stata geografica, mai emotiva. Intanto, in Italia, chi maneggia tessuti e tendenze ha notato con cura la naturalezza con cui Ozan abitava la settimana della moda. C'erano direttori che lo segnavano mentalmente come una presenza silenziosa, eppure impossibile da ignorare. Si muoveva come un uomo che conosce la grammatica degli abiti e la pronuncia con un accento suo, capace di parlare senza una parola. Online, i commenti si moltiplicavano. Molti sussurravano che avrebbero voluto vedere Sinem accanto a lui, molti di più ringraziavano il destino per quella strana, perfetta geometria in cui metà della coppia illuminava una capitale mentre l'altra scriveva la sua luce su un palcoscenico parallelo. Torniamo un attimo a Riyadh. Quegli angoli privati in cui Sinem stava per qualche istante da sola non erano il presagio di un crepuscolo sentimentale, erano lo specchio della crescita della sua stella individuale. La stampa medio orientale non ha letto un'assenza, ha visto comando. L'hanno celebrata come una forza di stile internazionale, una donna capace di camminare senza scorta e catturare ugualmente ogni sguardo, di dire e non dire con un'economia di movimenti che parla più di un discorso. Nel frattempo, al di là del Mediterraneo, Ozan consolidava un racconto parallelo. Non solo l'attore che sa stare nella sua luce migliore, ma un marchio in cammino, un volto che può sedersi sotto un logo globale senza scomparire. Un ambasciatore di quell'equilibrio raro tra intensità e misura. Questo, miei cari, è il significato moderno di Power Couple, due traiettorie che salgono, qualche volta parallele verso cieli diversi, sempre però attratte dalla stessa gravità che le riporta a casa. E i fan? Avete costruito un ponte di commenti tra le due sponde. Mentre le immagini di Sinem dettavano tendenza a Riyadh, i look di Ozan facevano rumore a Milano. E da qualche parte, sospesi sopra il mare, i vostri messaggi hanno collegato i puntini. I lupi di sempre hanno provato i titoli facili, beccata sola, crisi imminente. Ma stavolta, quei bocconi sono scivolati in fondo senza che nessuno abboccasse, perché c'era un'altra storia a imporre il suo battito. Quella di due persone che preferiscono il lavoro al rumore, l'azione alle smentite urlate, il passo avanti all'eco. Che cosa avviene adesso, vi chiedete?
Le voci che arrivano dalle stanze in cui le decisioni contano dicono che, quando Milano spegnerà le ultime luci e l'ultima passerella chiuderà il sipario, Ozan ha in mente una fuga breve e sacra. Destinazione taciuta, calendario stretto, intenzione chiarissima, un ritaglio ritrovato fatto apposta per Sinem. Qualcuno sussurra che entrambi si regaleranno un micro intervallo fuori scena, lasciando i click delle fotocamere inseguire altri volti, almeno per un poco. E allora chiamiamo tutto questo con il suo nome, non la fine di un capitolo, ma l'evoluzione di una coppia che ha imparato a essere bilingue. Parlano la lingua della passerella e quella del focolare, la lingua del sì agli eventi e quella del non stasera, la lingua di chi sa dire al mondo eccoci e al cuore ci siamo. Prima di salutarci, prendiamoci un respiro insieme. Nel frastuono che confonde visibilità e verità, Sinem Unsal e Ozan Akbaba hanno mostrato, ancora una volta, la loro grammatica del silenzio. Non scappano, non si giustificano, non alzano la voce, camminano. Lei, regale, a Riyadh, lui, lucido, a Milano. Due luci che non si oscurano a vicenda, ma si riflettono da lontano come fari sulla stessa costa. A volte la distanza è una prova, a volte è una palestra. A volte è soltanto una parentesi da riempire con messaggi e promesse che non hanno bisogno di essere esibite. E se c'è una cosa che questa notte ci ha insegnato, è che l'amore che regge il peso del mondo è quello che sa resistere agli sguardi, alle malizie, ai tempi impossibili. Grazie per aver attraversato con noi queste acque complesse. Se questa analisi vi ha acceso gli occhi, dimostratelo con un mi piace. Iscrivetevi a Segreti Turchi per non perdere le prossime rivelazioni, e se volete stringere ancora di più il cerchio, unitevi alla nostra famiglia con un abbonamento. Ci aiuterete a portare alla luce le storie che contano, senza urlare ma senza tremare. Rimanete con noi, perché i prossimi giorni promettono sussurri che si faranno notizia e notizie che torneranno sussurri. E quando le porte di Milano si chiuderanno, e un aereo decollerà all'improvviso, chissà se in una città di mare o tra montagne che sanno custodire i segreti, forse vedremo spuntare una fotografia non cercata, uno scatto rubato in cui le mani si ritrovano e il mondo, per un istante, resta fuori dall'inquadratura. Per ora, custodiamo ciò che abbiamo visto e udito. Sinem Unsal ha dimostrato che la solitudine di una donna sul tappeto rosso può essere una dichiarazione di forza, non un allarme. Ozan Akbaba ha ricordato che la presenza, quando è consapevole, non ha bisogno di frasi altisonanti per imporsi. E insieme hanno dato al pubblico una lezione che non passa mai di moda. Il successo è anche saper dire di no, saper arrivare all'ora giusta, sapersi fermare quando bisogna. Qui, su Segreti Turchi, continueremo a raccontarvelo così, con la lente puntata sull'umano prima che sul clamore, con la voce che non vuole giudicare ma capire. Alla prossima rivelazione! Tenete il cuore sveglio e la mente libera. E ricordate, il sentimento più forte non è quello che si aggrappa, è quello che resiste. Qui è Segreti Turchi. Buonanotte.